Ciao a tutti e tutte, Tiranno Matto qui, oggi su Gord con la rubrica Riscoperta. Dritto al sodo, di cosa si tratta? È un gestionale dark fantasy con tanti elementi roleplay. Dovremmo infatti far sopravvivere un gruppo di abitanti neanche medievali, quasi di epoca classico-barbarica, di origine slava indoeuropea, come il nome vuole intendere, vi dirò di più fra poco, in un mondo oscuro pieno di creature mistiche, magiche dalle saghe più antiche della tradizione europea. Gord è il villaggio, la rocca, il luogo sicuro che noi dovremo difendere, che chiamiamo casa. Ora, c'è una campagna bellissima che ho giocato per buona parte, non ho finito, e ci sono degli scenari che si possono giocare. In alternativa possiamo leggerci tantissimi elementi o farli leggere direttamente ai doppiatori sbloccati durante la storia, che ci danno anche un contesto non solo del setting di world building, ma anche dei nemici che dovremmo affrontare negli scenari personalizzati. Vediamo se posso farvi vedere qualcosa di vecchio prima di passare magari a una partita nuova. Eccoci qua, siamo in un villaggino dove non c'è assolutamente nulla. È appena iniziata la partita. Si inizierà sempre con un gruppo di personaggi, ognuno ha una sua scheda, la sua condizione di salute, la sua sanità mentale e la sua fede. Nella campagna questi personaggi vivranno più scenari e quindi evolveranno anche le loro abilità a seconda dello scenario. In realtà ho scelto una partita non molto esplicativa, se così si può dire. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di un pochino più interessante. Ok, questa partita anche qui mi sembra tutto abbastanza vuoto. Non vorrei che certe partite con gli aggiornamenti si siano rotte. Ho come questa impressione. A little later. Eccoci qua, questa è una partita già bella che è avviata e non so assolutamente cosa stavo facendo, però ho un sacco di abitanti del villaggio. Vediamo di andarli perlomeno un attimo a recuperare. La grafica è veramente bella e immersiva. Non penso che sia super ottimizzato, purtroppo, nonostante sia uscito tantissimo tempo fa, ancora presenta un sacco di problematiche Gord. E ho perso il mio gruppo di abitanti. Per esempio questo sta raccogliendo del ferro, vedete, sta trasportando del ferro, sta perdendo un sacco di sanità perché sta attraversando un'area paludosa senza la luce. Questo è un avamposto, è una meccanica di partita avanzata rispetto alla partita iniziale, che vedrà lo sviluppo del Gord di questo villaggio. Potete vedere, ci sono un sacco di animali, ogni edificio, ogni capanna ha bisogno di un'assegnazione di un abitante che va a compiere una task, e se riuscissi a trovare magari il mio gruppo di guerrieri, eccolo qua. Adesso con questi personaggi così posso mostrarvi la parte più roleplay, vedete, proprio un party d'avventura alla Dungeons and Dragons, possiamo dire. C'è un esploratore, ci sono 3 guerrieri e un arciere. I guerrieri sono armati tutti con oggetti diversi, tutti i personaggi possono avere fino a 3 oggetti. Ci sono delle abilità e ogni abitante parte con delle abilità preferite e a seconda delle sue abilità può adempiere a determinati ruoli nel villaggio. Vedete, ci sono degli oggetti con i quali possiamo interagire. In questo caso abbiamo ripristinato la sanità del nostro party. Qui possiamo ripristinare la salute presso questa erbetta rossa. Intanto il consigliere del Gord ci ha detto che dobbiamo aumentare il magazzino.
Qui ci sono un sacco di risorse, vedete, le canne di palude, eccetera. E qui ci sono dei mostri. Qui parte il combattimento. Siamo stati tutti avvelenati dallo spray. Ho giocato malissimo, praticamente. Ecco, KO e rianimazione. È stato ucciso malissimo uno dei guerrieri. Adesso proviamo a rianimarlo. Vedete che gli altri sono messi veramente malissimo. Allora, quello che possiamo fare con questi guerrieri è tornare indietro. Ci è stato detto che Silgar ha perso della sanità. C'è un sacco di microgestione da fare. Eccolo che è morto Malox. Proviamo ad aiutarlo. Trauma fisico, ci sono degli eventi. Soffre di cuore fragile. Se il soggetto perde in una volta sola gran parte della salute massima o della sanità massima, potrebbe essere immediatamente messo fuori combattimento. Ha un malus perenne. Se avete presente un po' Darkest Dungeon, ha molte meccaniche simili. La sanità, la salute, i tratti positivi, i tratti negativi. Ci sono un sacco di statistiche, cose un pochino più, come posso dire, al dettaglio che andrebbero esplorate. In questo caso, vabbè, non posso ripristinare la salute di tutti quanti. Non mi interessa neanche perché questa partita, come vi ho detto, era solo dimostrativa. Vedete che c'è anche un cambiamento nel clima, nelle stagioni. Intanto ci vengono dette ancora cose riguardo al nostro storehouse e va benissimo. Bisogna saper gestire sia la parte più RPG con i propri guerrieri che vanno all'avventura, cercano di scoprire alcune aree di gioco, sia quella più gestionale per il villaggio stesso. Vedete che ci sono un sacco di mostri, in questo caso c'erano dei lupi, prima c'erano dei serpenti. Qui abbiamo trovato una radura con un sacco di risorse. L'obiettivo sarebbe andare qua dove c'è stato richiesto. Senza l'esploratore moltissime cose non sarebbero possibili. Avanziamo con la nostra squadra e cerchiamo ovviamente di ammazzare tutti i serpentoni e non morire. Purtroppo abbiamo avuto 2 perdite. Ecco, proviamo a rianimarli. Abbiamo trovato anche degli oggetti. Bruma in bottiglia si chiama. Sanità mentale ripristinata. Allora, al villaggio avremo a disposizione anche un altro trauma. Va bene. Traumi ovunque. Anche qui un altro trauma, va bene. Sono messi molto male questi avventurieri. Al villaggio, volevo dire, abbiamo dei luoghi in cui ripristinare la sanità e tutto il resto. Fare il bagno, bere in compagnia, c'è un sacco di... Ci sono un sacco di strutture, c'è un sacco di varietà in questo. E come ci è stato ricordato, ci sono gli orrori. Eccolo qui, abbiamo incontrato l'orrore della mappa. Ogni mappa ha uno di questi mostri presente che va a determinare l'insieme di sfide che il nostro Gord dovrà superare. Potremmo anche provare a combattere l'orrore. Ci sono degli achievement per affrontarli, si sblocca della lore, delle pagine come vi avevo mostrato nel menu, è tutto molto interessante ed intrigante. Leggiamo un pochino. L'odore di pesce è familiare, ma la causa non lo è. Si tratta dello scheletro di un gigantesco pesce ricoperto da brandelli della sua stessa pelle e da un tripudio di rigogliose piante acquatiche. La curiosità prevale sulla paura, perciò ti avvicini e noti delle mascelle piene di enormi denti affilati e ad un tratto le ossa cominciano a muoversi. Instillami il potere divino della fede o muori. Requisiti della missione. Lancia incantesimi su Morkul per instillare 1000 di fede nell'orrore. Limite di tempo 20 minuti. E possiamo o accettare la sfida e lanciare incantesimi, perché avremo anche la possibilità di utilizzare delle magie druidiche, spirituali, oppure attaccarlo. Dato che è solo qui così un gameplay
Dato che questo gameplay è puramente dimostrativo e magari avvierò una partita da zero, proviamo ad attaccarlo. Eccolo qua. Come vedete è praticamente infattibile, ha un sacco di vita e arrivare anche con una squadra del genere tutta dotata di oggetti ad affrontare i fantasmi e le marcitudini che questo orrore ci presenta è veramente impossibile. Vedete, sono stati sterminati. E Gord è praticamente questo. È un insieme di meccaniche fra i cicli giorno-notte, le stagioni, la sanità, le condizioni, le risorse, che rende l'esperienza unica. Non è un semplice gestionale city builder, non è neanche un RPG RTS isometrico, non è una bestia unica. E la cosa che mi lascia un po' perplesso è come non sia alla fine cambiato più di tanto in questi anni. Uscì in concomitanza di Baldur's Gate 3 e io feci anche la scelta di saltare il gameplay di Gord acquistandolo più tardi in sconto, non pentendomene perché apprezzai molto le sfide. Proviamo così ad andare in uno scenario ex novo. Possiamo scegliere fra uno scenario rapido o uno personalizzato. Allora, andiamo a vedere il personalizzato. Le musiche sono molto belle, molto alla The Witcher, slaviche, ma in realtà indoeuropee. È proprio questo tema un po' più generale, misterico su questo passato del nostro popolo indoeuropeo, un po' di tutti i nostri antenati. È molto nel merito, molto nel mito del merito. Nel merito del mito, nel mito del merito. Insomma, avete capito. Mi sto un po' anche perdendo in chiacchiera. Allora, gli obiettivi di gioco ne possiamo scegliere uno solo. Per esempio, raggiungi o mantieni il livello richiesto di uno dei parametri del Gord. E ci dice quali parametri: sanità mentale, fede, crescita. Raccolta risorse, ci fa scegliere fra tutti i tipi di risorse quale dovremmo raccogliere per superare la sfida. La sfida di costruzione, che dice un numero di strutture indicate per mappa. Compromesso con l'orrore, tu quindi trova l'orrore e fai un compromesso, un patto con lui. Cacciatore, trova e uccidi l'orrore. Caccia al tesoro, trovi e ottieni uno specifico oggetto. Difendi la posizione, difendi il tuo Gord da ondate di nemici sempre più forti. Libero dominio, sopravvivi il più possibile a questo assalto incessante. Difendi la posizione, sembra simpatico. Facciamo 5 ondate. Dimensioni della mappa piccolina magari, o super piccola. Facciamo super piccola. Stagione iniziale, è importante capire con quale stagione inizierà la partita, anche per una questione di difficoltà direi primavera. Densità per i punti di interesse, tesori e trappole, direi va bene, facciamo piccolina, moderata. Scelte di scambio, frequenza per gli eventi, che ci possono essere due tipi di eventi, o scambi con NPC o missioni secondarie, e dimensioni del gruppo iniziale, direi 7. Ok? Poi possiamo scegliere le impostazioni per il bioma: casuale, boschi, praterie, palude, vedete che cambiano tutte. Sterile, foresta pluviale, terreno contaminato, sembra carino. Io direi andiamo per boschi, ci piacciono i boschi, però mettiamoci anche un po' di palude, moderata, un po' di terreno contaminato, un minimo di altopiani con moderata acqua, moderate rocce e prateria ridotta. Perfetto. Andiamo a vedere gli orrori, ce ne sono tantissimi. Possiamo scegliere, ovviamente io non mi ricordo di ogni orrore, scusate. Ovviamente io non mi ricordo di ogni orrore. Qui ne fanno vedere alcuni, ma non sono quelli indicati. Ci sono bestie di tutti i tipi. Abbiamo visto Morkul prima, se non ricordo male. Va bene, facciamo casuale. Numero di nemici facciamo moderato. Frequenza di incursioni moderato. Ok.
Risorse di partenza, possiamo scegliere di avere il minimo, il nulla oppure molte, io direi alta quantità nel livello e moderate iniziali. Ok, qui possiamo scegliere la nostra squadra iniziale. La scelta è importante perché, vedete, ci sono le esperienze medie del gruppo, ci sono dei livelli per ogni tipo di esperienza e ci sono anche, oltre le esperienze, modificatori per ogni singolo personaggio che selezioniamo. Per esempio Zelico, scusate, lui non lo abbiamo selezionato. Possiamo anche cambiargli il nome, tutto, ok, una serie di cose. Quello selezionato era Drevlan, che è un taglialegna. Abbiamo Boiko, che è un brandiascia, quindi un guerriero. Abbiamo un mercante, Maerwin. Abbiamo Vera, che è... cos'è? Un'arciera. Ne abbiamo diverse. Allora io per esempio la mercante la toglierei, non mi piace. Vediamo, un conciatetti. Ci potrebbe servire un conciatetti magari. Un granicoltore, lanciere. Allora è sempre utile iniziare con dei guerrieri perché tutti i personaggi possono adempiere a tutti i compiti ed addestrarsi, però serve l'edificio. Molti edifici richiedono anche molte risorse di livello più alto. Quindi granicoltore magari no, ci serve qualcuno all'inizio che sia un ricognitore meteoropatico, perché ci sono anche le debolezze oltre le forze, questo è meteoropatico. E no, vedete, l'esplorazione è importante per mantenere la sanità, per guardare le cose inizialmente, per stabilirsi è importante, ma sono importanti anche la raccolta di cibo, l'esperienza di combattimento, l'esperienza mineraria. Insomma, bisogna riuscire ad elaborare una squadra iniziale decente che possa fare un po' tutto. Per esempio, questo conciatetti non combatte, proprio disabilitato, vedete, non ha la predisposizione al combattimento, gli è vietata. Possiamo però prendere un pescatore. Possiamo prendere un pescatore e possiamo prendere un cacciatore. Così abbiamo un po' tutto. Andiamo così. L'arte di questo gioco mi ha intrigato da subito, forse uno degli elementi più belli. Allora, noi partiamo. Ok, se puoi farlo, fallo domani, Godric, come darti torto. Allora, costruire la palizzata. Bisogna saper scegliere dove mettere il Gord. Abbastanza importante all'inizio. Vedete, abbiamo il minimo indispensabile per farlo. Io direi di muoverci un pochino, perché per quanto la mappa sia piccola e qui ci siano diverse risorse, non sono convintissimo di questo luogo, perché mettere il Gord qua significa tirare giù buona parte di alberi e non è che io sia proprio dell'idea di buttare delle risorse se dobbiamo difenderci in maniera abbastanza consistente, perché è una vittoria per ondate. Dobbiamo difenderci dalle ondate. Allora, qua siamo a bordo mappa e sarebbe forse l'ideale mettersi a bordo mappa. Ok, possiamo magari trascinare il portone. Allora, ruotiamo così. Possiamo anche allargarlo il Gord, ma ci costerà un sacco di risorse in più. Quindi bisogna stare molto attenti. Non possono esserci stagni di fianco alla palizzata, quindi dobbiamo un attimo capire perché non sia stato possibile. Così forse meglio. Fatemi capire un attimo le risorse che andiamo a bruciare. Volendo potremmo ampliare la palizzata. Vedete che aumenta qui il costo. Metto il cursore in legna per l'ampliamento della palizzata, che però non potrà essere un ampliamento pazzesco all'inizio, comunque è abbastanza limitato. Vedete? Ok, così, va bene. Come lo chiamiamo? Tirana. Tairana, ci piace.
Tairana. Allora adesso i nostri abitanti si metteranno a costruire la palizzata, immagino. Piano piano, in automatico, si mettono a costruire il Gord. E da qui in avanti ci sono un sacco di piccole cose che dovremmo andare a elaborare e pensarci. Cioè, cosa ci serve? In primis la legna, quindi una segheria, 50 di legna e 25 di canne, canniccio, ok, per il tetto. Dopodiché ci servirà trovare anche, dov'è? Il conciatetti per le canne. Vedete che qui abbiamo delle canne da andare a recuperare, quindi io partendo un attimo dalle necessità del Gord, direi di mettere il prima possibile qui, vicino all'ingresso magari, tirando giù un albero perché vabbè, mi dispiace, questo edificio. Così iniziamo a raccattare del canniccio e subito dopo una segheria. La segheria, anche questa la metterei all'ingresso. Dopo aver costruito questi due edifici avremo la possibilità di creare il foraggio. Mettiamo un pochino più veloce. Avremo bisogno di, giustamente, sia un taglialegna sia un foraggere, dopodiché un conciatetti, scusate, dopodiché anche un foraggere. Allora, andiamo a vedere subito chi di questi può fare il conciatetto. Il conciatetto che, se non erro, rientra sotto quale... momentino, perché ci sono le categorie. Forse nessuno di loro fa il conciatetto. Cibo, combattimento, taglio. Eh sì, il mestiere del conciatetto. Mi sa che nessuno di loro lo fa. Allora, lui è un cacciatore, un pescatore, un lanciere, un taglialegna, brandiascia, arciere, brandiascia. Allora, io direi che il signor pescatore ci diventa momentaneamente il signor conciatetto e il signor taglialegna va a fare il taglialegna, giustamente. Tutti gli altri invece li prendiamo e li mandiamo a fare un giretto esplorativo mentre i loro compari sgobbano. Questo perché? Perché avremo bisogno di risorse per costruire poi quello che ci serve per raccogliere le carni o i pesci e quindi non morire di fame. Andiamo a cercare magari qualche tesoro che qui avevamo visto ci fosse, sì, forse qualcosa, c'era qualcosa. Stiamo morendo, però abbiamo 24 di oro, benissimo. C'è anche un totem, stato profanato, abbiamo perso 200 di fede perché abbiamo profanato un totem. A volte bisogna tenersi le mani. Balestriere calantiano, qua ci sono dei nemici. Per fortuna abbiamo un sacco di guerrieri, quindi in realtà possiamo combattere e uccidere i calantiani, che sono praticamente gli imperiali, ecco. C'è un impero a sud. Allora, abbiamo trovato la capanna di un eremita che può curare i traumi fisici. E sì, sappiamo che i nostri sono affamati, lo sappiamo, ma c'è poco da fare in questo momento. Abbiamo trovato anche un selvaggio, che sono invece una tribù locale, e uccidiamo anche il selvaggio. Si stanno unendo anche un alligatore e due alligatori e un cinghialo. Ma per fortuna noi appunto abbiamo un sacco di guerrieri, quindi riusciamo ad affrontare questi nemici. Vogliamo sperare di saperli affrontare. Abbiamo trovato della legna, carro rotto con del canniccio. Quindi possiamo mandare questo brandiascia che mi sta a morire malissimo. Allora no, vediamo se riusciamo. Ok, abbiamo trovato un oggettino. Intanto, squama di alligatore e del cibo. Ok. Allora, io manderei indietro un carissimo. Questo carissimo lo mandiamo a fare
il cacciatore o il foraggere? Il foraggere possiamo adesso. Facciamo fare il foraggere. Qua ci sono altri nemici. Qui stiamo morendo di fame a dei livelli incredibili. Abbiamo trovato dell'argilla che non ci serve al momento. Dovrebbe decidere di dare... ok, quando abbiamo un gruppo selezionato dovrebbe decidere a quale far andare fra tutti i personaggi a recuperare la sanità. Dovrebbe essere più o meno in automatico decretato dal gioco. Ok, speriamo che questo serpente ha deciso di ammazzarci tutti. Io detesto i Poloz, sono questi serpenti, perché fanno un attacco splash che devasta tutto. Qui abbiamo un altro brandiascia dell'Orda Rossa, altri nemici ancora, che sono di un DLC se non ricordo male. L'unico DLC che ci permette di addestrare le bestie, praticamente. Avete intenzione anche di combattere o... ok. Vedete, è molto difficile, stanno già morendo tutti quanti. Riusciamo a rianimarli, i nostri amici? Non si sa. Ok, ce lo stanno facendo. Vediamo intanto a casa se abbiamo qualche piccolo risultato in più. Secondo me no, perché sta andando tutto veramente malissimo. Ok. I soggetti tutti traumatici. Va bene. Mandiamoli quindi a farsi curare. Possiamo mandarli a farsi curare. Prezzo per la guarigione, ci chiedono un sacco di roba. Brutta faccenda. Ci chiedono veramente tanto, va bene, dai, ne vale la pena. Abbiamo Adfin che si è curata. Ok. Cosa possiamo trovare qua? Vedete, un sacco di oggettini. Emblema del cacciatore, legna. Non rientriamo minimamente delle spese, però va bene. Abbiamo guadagnato dell'esperienza per un mese. Qui cosa c'è? Oro. Un oggetto, la bisaccia. Oro. Ok. Vediamo un attimo di far recuperare salute a tutti i nostri poveri combattenti. Ok. E direi che siamo quasi ritornati a casa. È stata un po' un'avventura non dolcissima, non amarissima. C'è anche un falò in cui possiamo un attimo lasciare i nostri. Vedete, c'è tanto da interagire e poi li rimandiamo a casa. E vediamo cosa possiamo fare con gli edifici. Potremmo anche costruire una torre da ricognizione. Siamo messi un po' così cosà con tutte le risorse. Allora, vediamo un pochino dove possiamo assegnare chi. Cibo. Sono tutti guerrieri. Sono tutti guerrieri che non sanno proprio al 100% fare cose non militari. Oh, guardate, abbiamo un sacco di trappole. Potremmo costruire dei barili bomba, delle mine, perché ci dobbiamo difendere. Ci sono anche degli edifici speciali. Un sacrario per aumentare la fede, con la quale possiamo lanciare le magie. C'è un livello di crescita dell'insediamento che ci serve anche per fare dei bambini e quindi aumentare la popolazione. Cimitero per seppellire i morti. Il tempio per pregare, aumentare la fede e anche ottenere incantesimi. Le sculture, che sono carine perché ci aiutano ad aumentare il valore di crescita. Direi di costruire una piccola statuetta del lupo. E cos'altro? Beh, in realtà non c'è tantissimo. Vediamo un pochino. Sarebbe carino magari trovare il bestione di questa mappa, l'orrore, e capire cosa fa.
ma è anche vero che fra 6 minuti e 30 arriverà la prima ondata. La cosa migliore sarebbe stata, invece che partire subito con dei guerrieri, partire con un insieme di abitanti con abilità necessarie proprio all'inizio per costruire il Gord, ampliare il Gord e ottimizzare la ricerca in quel modo. Però volevo anche esplorare da subito e mi aspettavo che le ondate sarebbero arrivate praticamente all'inizio, quindi mi sono detto vabbè, proviamo così. Era da un po' che non rigiocavo a Gord, infatti rientra nella serie riscoperta. Parte la musica di combattimento perché giustamente abbiamo aggrato questo mostro pazzesco, uno Zagach, non so cosa sia, però va bene. Tanto facciamo recuperare con le erbette e scappiamo perché veramente i serpentonzi sono terribili. L'attacco splash è devastante. Abbiamo trovato un boccale. Tanto vedete, piano piano le risorse aumentano, anche se noi siamo a funghi. Letteralmente stiamo andando a funghi. Vediamo se riusciamo a trovare l'orrore e non altre bestie malvagie. Anche l'orrore è una bestia malvagia, ma almeno possiamo decidere di non attaccarlo subito e contrattare con lui. Cosa c'è qua? Tanta erba rossa, mucchio di pietre, un po' di risorse le possiamo anche ottenere così, Cibo, abbiamo trovato del cibo. Con l'audio si riesce sempre a capire se stanno arrivando dei nemici, in realtà. Sarebbe stato più facile con un esploratore. Ci avevo pensato a prendere l'esploratore subito e fare questo lavoro che a me piace sempre fare, che sia un survival, un RTS, eccetera. Esplorare la mappa, avere le informazioni per me è fondamentale, sempre. Cos'è questa? Una scimmietta. Abbiamo trishottato o ci ha trishottata lei? Ok, l'abbiamo uccisa. Ci ha fatto un po' di danno più che altro alla sanità. Stanno un po' impazzendo i nostri abitanti. Il Gord per ora è lì, abbandonato a se stesso. Che abbiamo trovato del canniccio. Questo rimuove il veleno. Questo serve per la sanità. Sarebbe veramente top riuscire a trovare, invece che una valanga di selvaggi arrabbiati, riuscire a trovare l'orrore di questa mappa. Gli scagliaclava. C'è una decisione da fare. Accogliamo a braccia aperte nuova gente. Perfetto. Abbiamo ottenuto un lavoratore bravissimo con l'estrazione di minerali. Però noi cosa facciamo? L'occasione fa l'uomo esploratore in questo caso, quindi lo trasformeremo in un esploratore. Abbiamo trovato una capanna dell'alchimista. Possono tramutare qualsiasi oggetto in oro. Ci piace. Ci piace molto. E i nostri stanno molto impazzendo. Senza luce, così abbandonati nell'oscurità. Eccoci qua. Abbiamo trovato l'orrore. Libera. O libera. Libera. Hai udito racconti di persone che hanno visto la propria morte e in qualche modo le sono sfuggite, ma la lugubre visione di uno scheletro vestito di cremisi ti priva anche dell'ultimo briciolo di coraggio. La mia vita, puoi restituirmela? Una voce flebile e angosciosa invade il tuo cranio. Se non lo farai, dovrai darmi qualcosa di pari valore. Accetta la sfida, non possiamo. Attacca libera. Non si può accettare la sfida perché non è disponibile. Quindi decidiamo più tardi e scappiamo più non posso da questo terrore orribile. Quindi questo è il nostro signore della mappa, il pericolo massimo che è presente in mappa.
e una trappola c'ha seccati. La morte si avvicina. È morto Godric. Un'altra anima si è liberata dal suo involucro mortale. Preghiamo insieme affinché possa volare dritta tra le braccia di Prabo, che è il dio padre. Lasciate che i serpenti di Veles striscino sotto le pietre e vi giacciano per sempre, poiché non assaggeranno mai le vostre anime rette e pure. E niente, abbiamo già perso un abitante. E abbiamo anche un altro che è impazzito. Trauma psichico. Scatti d'ira. Perfetto. E niente, è andata tutta male. Un altro trauma psichico, un altro scatti d'ira, perché sono tutti guerrieri, ho capito. Un altro trauma psichico, decadimento cerebrale, perfetto. Questi moriranno malissimo prima o poi. E qui il Gord piano piano cerca di andare avanti, di fare le sue cosine. Possiamo costruire un rifugio del cacciatore, il Bania, che è il bagno per curare i feriti, l'idromeleria per la sanità mentale, che è la taverna. Vedete, c'è tanto sul quale lavorare, questo è soltanto l'inizio. Fatemi sapere se Gord vi intriga. Volevo fare un episodio un po' così, overview, perché come tutti i gestionali richiede veramente tante ore per masterarli, per comprenderli, anche per spiegarli. Seppur Gord in questo sia relativamente poca roba, non è uno Stronghold, non è un Warcraft, non è è una via di mezzo, è qualcosa di unico e particolare, con una tematica abbastanza cupa, come potete vedere. Il narratore mi piace molto. No, veramente, fatemi sapere. Questo video lo devo all'utente Elena di Rivia, che è affezionatissima ormai al canale e che nel sondaggio l'ha consigliato, ecco. E perché no? Mi sono detto, perché non far vedere Gord? Ce l'ho anche in un piccolo episodio, così vedete, in cui mostro tutto senza bisogno di costruire, giocare dall'inizio alla fine. Un overview, ecco, va bene? Io spero che vi piaccia, che vi interessi. Magari se c'è abbastanza da parte vostra interesse in Gord, potrei pensare a fare una piccola serie. Ok? Tiranno matto out anche oggi. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.